Passiamo la nostra intera esistenza a cercare di essere visti. Alcuni, più di altri, cercano costantemente attenzioni e si sentono quasi increduli quando riescono ad ottenerle. Più si è insicuri, più queste attenzioni assumono importanza. Anche le più misere diventano il nostro mondo. Senza di esse sembra quasi di non esistere, di non avere un reale valore. Che abbiamo di fronte è uno specchio che ci rimanda un'immagine ed è quella che in qualche modo ci definisce. Anche se è sbagliato, anche se dovremmo noi da soli vedere il nostro potenziale, pretendere rispetto e cercare sempre persone in grado di arricchirci e farci stare bene. Alcuni di noi sono così sicuri di non meritare niente che si accontentano di una compagnia malsana, di stare con una persona capace solo di sminuire e maltrattare. Amare noi stessi sembra così difficile a volte, così complicato. Buongiorno, benvenuti o bentornati su Ice Crime. Siamo pronti per affrontare questo nuovo caso insieme. Vi avviso, tutto quello che succederà in questa storia vi farà venire un gran nervoso. Mi scuso fin d'ora perché so già che pronuncerò malissimo i nomi di questo caso. Lee Yu-an è una donna graziosa, dal viso dolce, giovane e sfortunata. È cresciuta in povertà e con 2 genitori disabili in una famiglia molto povera. Era sempre pronta a farsi in 4 per loro. Tutti parlavano di lei quando era solo una ragazzina e dedicava la sua vita a sua madre e suo padre. Affronta tutte le difficoltà che la mancanza di denaro porta con sé. Lee cresce diventando una splendida ragazza affamata di riscatto. Non possiamo biasimarla. Chi non vorrebbe lasciarsi alle spalle la mancanza di cibo, gli abiti logori, una casa fatiscente e il duro lavoro per abbracciare un'esistenza più leggera e rilassante? Dopo qualche rapporto fallimentare conosce un uomo che sembra proprio quello giusto. Si frequentano dal 2013 e dopo 4 anni nel 2017 si sposano. La bellissima Lee ha 25 anni e il suo nuovo marito ne ha 36. Yeon Se-yeon non è ricco così come potremmo immaginare, ma ha un buon lavoro, è ben pagato e soprattutto risparmia da tutta la vita, per cui può contare su un discreto patrimonio in grado di garantire a entrambi un buon tenore di vita. Finalmente Lee può abbandonare la povertà che fino a quel momento faceva parte delle sue giornate e iniziare una nuova bellissima avventura al fianco di un uomo che per lei farebbe qualsiasi cosa. Trovare un uomo disposto a tutto pur di rendere felice la propria moglie non è in effetti un risultato così scontato. Yo è un uomo riservato, accomodante, poco incline alle discussioni e molto attento alle esigenze della donna che ha scelto di condividere la propria vita con lui. Lee se lo merita, dopo tutta l'infanzia e l'adolescenza passata ad occuparsi amorevolmente di quei genitori sfortunati. Proprio per la sua impareggiabile abnegazione, da ragazzina era stata persino intervistata da televisioni e giornali locali, diventando di fatto un'eroina da festeggiare. Purtroppo nel 2020 una terribile sciagura si abbatte su questa nascente famiglia. Yeon Se-yeon e Lee si sono regalati una vacanza a Gapyeong, nella valle di Yeongok. Un posto bellissimo, pieno di natura selvaggia, di passerelle che sfiorano stupende cascate con un lago verde smeraldo. Si può fare di tutto in un luogo del genere. Per chi ama lo sport si può fare trekking, passeggiate tra i boschi, nuotare. Si può anche pescare o solo rilassarsi a prendere il sole. È il posto ideale per staccare la spina e allontanarsi dal caos delle città. Non capita spesso che i 2 sposi facciano qualcosa insieme e Lee insiste perché suo marito partecipi di più ai giochi che gli amici stanno organizzando. In effetti Yo è più riservato di Lee, meno incline a lasciarsi andare ed è anche molto meno avventuroso.
A lui probabilmente farebbe più piacere rimanere su uno scoglio a pescare, ma Lee e i suoi amici si divertono di più a tuffarsi dalle rocce e ad organizzare giochi in cui sfidarsi a vicenda. Lui non sembra avere nessuna intenzione di cedere alle loro insistenze, ma poi Lee gli dice che non può farsi vedere così pauroso, che deve essere meno noioso, che deve in qualche modo partecipare attivamente e soprattutto tutti gli uomini lo stanno facendo, manca solo lui. Deve partecipare per non essere da meno. Non vorrà mica fare la figura del fifone, o ancora peggio dello snob. Seppure molto titubante, Io tenta di farsi coinvolgere, anche se sembra proprio non divertirsi affatto. Poi arriva il momento dei tuffi. La rupe da cui si vogliono tuffare è davvero molto alta. Sta facendo buio e se già quel tuffo non era allettante alla luce del sole, con le tenebre che incombono diventa ancora più terrorizzante. Che sarà mai quel salto nel vuoto? Lo stanno facendo tutti. Non può essere così pericoloso. Per sua moglie è disposto a fare veramente qualsiasi cosa, anche andare contro le sue paure. Gli amici lo incitano e gli dicono di stare tranquillo perché anche se non sa nuotare, ci sono i salvagenti e non corre alcun pericolo perché loro saranno vicini a lui, là sotto ad aspettarlo. Perché mai una donna dovrebbe chiedere all'uomo di cui è innamorata di fare qualcosa che sa già in principio che lo terrorizza e soprattutto con la consapevolezza che non sa nuotare? Lì è giovane, forse vuole solo che i suoi amici accettino quel marito un po' più anziano e che non lo vedano come una palla al piede. Magari è solo un po' infantile e sta vivendo in ritardo l'adolescenza che si è negata per assistere i genitori. Forse in definitiva vuole che Io superi le sue paure, che impari a divertirsi senza troppe paranoie. Io prende la rincorsa e si getta in acqua. Il volo di qualche metro gli fa emettere un urlo, ma quando buca il pelo dell'acqua e si ritrova sommerso per un attimo, lo attraversa una scarica di panico. Solo una volta riemerso, con il salvagente che lo aiuta a rimanere a galla, è orgoglioso di se stesso. Ce l'ha fatta, è sano e salvo e sua moglie sarà orgogliosa di lui. Poi qualcuno gli sottrae il salvagente. I ragazzi ridono, sembra uno scherzo, sua moglie lo guarda sorridente dalla riva. Lui si affanna per stare a galla, muove freneticamente le braccia in aria e le gambe in acqua, ma più si agita e più sembra che il suo tentativo non funzioni. Lo scherzo deve terminare lì. Urla, fa capire che non riesce a stare a galla, che sta annegando, ma nessuno sembra rendersi conto che la situazione sta diventando realmente pericolosa. Io finisce sotto il pelo dell'acqua. Il cuore gli batte all'impazzata per la fatica di quei movimenti, per l'agitazione, per la paura. Per un attimo non può respirare, poi torna con il volto fuori dall'acqua, prende grandi boccate prima di immergersi di nuovo. Io ci prova in ogni modo a non annegare, ma poi si arrende, stremato, e l'acqua scura e profonda lo porta giù. È solo a questo punto che lì si mobilita e corre a cercare aiuto, mentre uno dei suoi amici, con il salvagente di Io, nuota verso il punto in cui l'hanno visto sparire. Tutto attorno tornano calma e silenzio e solo allora lì si rende conto di cos'è appena successo. Suo marito è annegato sul serio. Nella valle di Yengok, Io, a soli 39 anni, è morto per quello che sembra uno stupido incidente, derivato da uno scherzo ancora più stupido. Anche le forze di polizia che indagano brevemente sull'accaduto lo archiviano come tale. Ovviamente nessuno racconta di come Io abbia lottato per non finire sott'acqua. Spiegano invece che non ha emesso un fiato, che si sono distratti per un momento e lui è sparito. Solo mezz'ora dopo l'uomo viene ripescato ormai senza vita. L'autopsia conferma la morte per annegamento e non ci sono elementi, ferite, ematomi che possano far dubitare del racconto di Lee e dei suoi amici. Lee è davvero una donna sfortunata. Si è voltata un attimo, solo pochi minuti, e suo marito è svanito sott'acqua. Proprio ora che aveva trovato un uomo che l'amava, che la faceva vivere dignitosamente. Ha perso tutto per un gioco pericoloso che si sarebbe potuto evitare. Durante il funerale la famiglia del defunto Io scopre una cosa inquietante. Loro sapevano, attraverso i racconti del figlio, che i due si erano incontrati al lavoro, ma i colleghi presenti dicono che Lee non ha mai lavorato nella loro azienda. Ma c'è dell'altro. Lee, prima di sposarsi con Io, era già stata sposata e aveva una figlia di 10 anni, che Io aveva persino adottato senza dirlo a nessuno.
Per quale ragione nascondere questo particolare alla sua famiglia? Al funerale la vedova partecipa per il tempo indispensabile, poi se ne va quasi come se non le importasse. Il resto della famiglia di Lee non presenzia affatto, probabilmente nemmeno sa quello che è successo. Dopo queste scoperte, la famiglia di Yo ha qualche perplessità, ma forse il figlio non ha detto loro la verità per tutelare la ragazza. Forse semplicemente non voleva che si facessero una cattiva opinione di lei. Lì però non ha solo un matrimonio alle spalle, ma ben due, e considerando la giovane età è davvero molto strano. Ancora più strano è il fatto che la seconda volta si sia sposata nel 2015, quando stava già con Yo dal 2013. In quel caso la famiglia dello sposo aveva annullato il matrimonio subito dopo la cerimonia, dimostrando al novello marito che quella ragazza stava tentando di fregarlo. Di tutto questo Yo non sapeva nulla. Dopo la dipartita di Yo, Lee si ritrova senza lavoro, nella grande casa da sola, ma per fortuna Yo ha pensato a lei. La sua assicurazione sulla vita dovrebbe farle avere ben 800 milioni di won, che sono più o meno 500.000 euro. Una cifra di tutto rispetto che le potrà garantire un futuro più che dignitoso. Come tutti noi sappiamo, le assicurazioni sono molto attente quando si tratta di indennizzare. L'ultima cosa che vogliono è farsi fregare. Se la polizia non ha visto niente di sospetto, loro invece non sono affatto certi che non ci sia sotto qualcosa di losco. Lee è furiosa per questo ritardo che non aveva fatto preventivato e soprattutto perché non tollera che ci sia questa sfiducia nei suoi riguardi. Ma perché l'assicurazione ha così tanti sospetti? Il motivo è molto semplice. L'assicurazione di Yo sarebbe scaduta 4 ore dopo la sua morte. In effetti la tempistica è quantomeno allarmante. Possibile che si sia lasciato morire, che sia annegato di proposito per fare in modo che sua moglie avesse tutto quel denaro? Che sia l'ultimo disperato gesto da parte sua per meritarsi l'amore di sua moglie? Lee non ha nessuna intenzione di rinunciare all'assicurazione sulla vita del suo defunto marito, anche perché lui ha fatto di tutto per poter pagare il premio ogni mese. E quando dico tutto, dico proprio tutto. Ma cosa lo scopriremo tra poco. L'inconsolabile vedova, non riuscendo ad avere ragione dell'assicurazione, si rivolge alla redazione di un programma televisivo. È un programma investigativo dal nome evocativo di Unanswered Question, letteralmente domande senza risposta. Ne ha le tasche piene di scontrarsi con la burocrazia e soprattutto con il muro di gomma che le ha messo di fronte la compagnia assicurativa. Lì è assolutamente certa che con la loro capacità e con i loro agganci riusciranno a fare chiarezza e farle avere finalmente ciò che le spetta. Il gruppo che lavora per questa trasmissione televisiva è formato da persone molto preparate e molto scrupolose. Nulla viene lasciato al caso. Ogni cosa viene esaminata con estrema cura e dopo mesi di lavoro la prima puntata della trasmissione dedicata alla morte di Yoon Se-yeon è pronta. Solo che il risultato non è esattamente come li si era aspettata. Quello che appare sullo schermo è una storia che crea sgomento, incredulità e grande rabbia. Già, perché la verità è molto diversa da come li l'aveva descritta. Ed ecco i fatti. Lee e Yo hanno effettivamente iniziato a frequentarsi nel 2013 e Lee ha davvero sposato un altro uomo nel 2015 mentre stava con Yo. Ha anche effettivamente avuto una figlia che adesso ha 10 anni, regolarmente adottata da Yo. Nel 2017 si sono sposati e Yo era l'uomo più felice del mondo. Lee è una donna molto bella e disinibita, lui un uomo impacciato, non più così giovane. Ricevere le sue attenzioni lo ha reso per un momento veramente felice. Dopo tanto tempo passato a cercare qualcuno che fosse in grado di vederlo e apprezzarlo, Yo ha finalmente trovato la persona che fa per lui. Non ha mai dubitato di amarla e non ha mai dubitato neppure di voler passare il resto della propria vita con lei, sicuro che avrebbe fatto di tutto per renderla felice. Yo aveva uno stipendio di circa 60 milioni di won. A noi sembrano una cifra pazzesca, ma considerate che, paragonato all'euro, si tratta di circa 50.000 euro l'anno. Un salario molto buono considerando la media anche in Italia, ma è ben lontano dalla cifra da capogiro che suggerisce la parola milioni riferita alla moneta coreana. In Corea uno stipendio medio è meno della metà di quello che guadagnava Yo con il suo lavoro.
Con una cifra del genere una giovane coppia può certamente comprare una casa, mettere su famiglia e fare spese anche voluttuarie, senza troppi pensieri. E infatti la prima cosa che fanno è proprio interessarsi per l'acquisto di una bella casa, in cui però va a vivere solo lì. Io abita invece in un seminterrato, ma non è solo questa la cosa strana. Ancora più strano è il fatto che i due non abbiano mai vissuto insieme, neppure per un giorno. Dal giorno del loro matrimonio a marzo del 2017, io compra ogni cosa lì voglia, le passa del denaro ogni mese per poter vivere e paga diverse assicurazioni sulla vita. Spende così tanti soldi ogni mese che non solo non riesce più a mettere da parte nulla, ma arriva a dilapidare tutti i suoi risparmi. Nel 2018, un solo anno dopo, Yo è coperto di debiti, più di 135 milioni di won. Lì non crede alle proprie orecchie. Certo, le passava il mantenimento per lei e per la sua famiglia e anche per i suoi amici. Amici, tra l'altro, con cui lei faceva la splendida quando si trattava di elargire prestiti. Ma non pensava fosse ridotto sul lastrico e in ogni caso loro non volevano risparmiare, volevano godersi la vita. A lì sembra più che lecito chiedere continuamente denaro a suo marito per potersi togliere ogni capriccio e per soddisfare le necessità dei genitori e persino degli amici, e in special modo di un amico. Dai registri bancari scopriamo che ci sono quasi 40 milioni di won trasferiti da Yo a Cho, un uomo che sembra essere molto presente nella vita di Lee. Durante questa indagine sono molte le stranezze, anche inquietanti, che vengono alla luce. Una di queste fa rabbrividire, sembra davvero una trovata terrificante da usare in un racconto dell'orrore. Si scoprono alcuni contatti di Yo con un uomo che si occupa di far incontrare domanda e offerta tra donatori di organi e compratori. Ovviamente tutto questo non è legale e muove grandissime somme di denaro. I disperati, quelli che non hanno più niente, cercano di vendere parti del proprio corpo per poter saldare i debiti e per combattere la povertà. Io è così coperto ormai di debiti che non pensa di avere più alternative. Solo in un appartamento spoglio, privo anche dei beni di prima necessità, cerca una soluzione per pagare ciò che deve. Nel frattempo, subdolamente, Lee aveva stipulato per se stessa delle assicurazioni sulla vita subito dopo le nozze, spronando il marito a fare lo stesso. In fondo è un atto d'amore voler pensare al futuro di chi sopravvive nella coppia e Lee gli propone queste polizze puntualizzando proprio questo aspetto. Diciamo però che da parte sua non si può parlare davvero di una proposta, quanto più di un'imposizione. In alcune lettere ritrovate in casa di Yo, Lee si identifica come la sua padrona. Potrebbe sembrare un modo giocoso di comunicare in una normale coppia, ma nasconde una verità sconcertante. Yo sembra aver accettato questa sudditanza nei confronti della giovane moglie, ma in certi momenti si era lasciato andare ad alcune rimostranze, perché anche le persone più pacate e accondiscendenti a un certo punto raggiungono il punto di saturazione. Ci sono per esempio dei messaggi inviati a uno dei ragazzi amici di Lee, e in cui Yo dice che è troppo difficile per lui essere guardato dalla moglie con tanto disprezzo. Aggiunge che avrebbe solo voluto amore e rispetto. In una conversazione telefonica registrata, Yo lamenta le continue vessazioni, gli insulti e persino le percosse e i dispetti che Lee gli fa subire. Per esempio parla di un episodio in cui lei gli aveva tirato i capelli mentre erano in un locale. Lei risponde candidamente che non deve farci caso, che quando alza un po' il gomito le capita di maltrattare le persone a cui tiene di più. Il giochetto è chiaro: tratto male te perché sei la persona più importante nella mia vita e questo non solo ti deve bastare come spiegazione, ma deve anche renderti orgoglioso del posto che occupi. Tra loro questo tipo di confronto è molto frequente. Lui espone un malessere o dà voce a una lamentela e lei lo mette di fronte a spiegazioni machiavelliche che alla fine lo convincono di essere nel torto, come minimo di non avere del tutto ragione. Io a un certo punto inizio a credere che Lee abbia ragione e basta. Preso dal vortice di quello che viene chiamato gaslighting, inizia a pensare che Lee abbia motivi validi per trattarlo male e che il suo amore per lui sia sincero. Ma le rivelazioni non sono finite qui. L'uomo a cui sono stati fatti i bonifici per un ammontare di quasi 40 milioni di won si chiama Cho Yun-so ed è l'amante di Lee.
È sempre lui a raccogliere le confidenze lamentose di Io sulla moglie, evidentemente inconsapevole di parlare con l'uomo che occupa di fatto il suo posto accanto a lì e che vive beatamente alle sue spalle, anche sotto l'aspetto economico. Chissà che grasse risate si sono fatti pensando a quell'uomo così stolto, così fragile e debole. Ciò era anche presente il giorno della morte di Io ed era tra quelli che lo prendevano in giro e cercavano di togliergli il salvagente. Ho letto che in Corea è molto sentita la differenza di età, nel senso che se un giovane si comporta in modo irrispettoso verso un uomo più adulto, come in questo caso, la cosa non è vista di buon occhio. Per chi osserva quella scena, infatti, c'è qualcosa di disturbante ed è proprio questo che dice un testimone che ha avuto modo di vedere, anche se per poco, quello che stava accadendo. Ma se pensate che qui abbiamo toccato il fondo, fidatevi, non è così. Nella nuova casa acquistata da Yo per fare felice sua moglie e in cui lui non ha mai neppure messo piede, ci viveva sì lì, ma non da sola, con Cho. A questo punto, dopo questa trasmissione che lì credeva l'avrebbe aiutata a sbloccare la situazione di stallo con l'assicurazione, la polizia di Goyang riapre il caso. Com'è possibile che un uomo istruito con una buona posizione sociale abbia potuto farsi raggirare da una donna come lì non lo si riesce a capire. Se ci pensate, a parte il denaro, come ha potuto farsi convincere a buttarsi in acque profonde con la consapevolezza di non saper nuotare? Io non lo avrei mai fatto, né avrei mai chiesto a qualcun altro di farlo, anche perché se una persona che mi vuole bene mi chiede di fare una cosa per me pericolosa, che letteralmente mi terrorizza, significa che non mi vuole bene per niente. Un conto è aiutare l'altro a superare una paura, magari facendolo entrare in contatto con l'oggetto di questa paura per gradi, con calma. Nel caso dell'acqua può essere un bagno a riva, un corso di nuoto in piscina. Insomma, in questo caso sì che si tratta di volere il bene dell'altro. Il tentativo è quello di superare una paura insieme, ma quello che ha fatto lì va contro ogni logica di amore e rispetto, senza considerare per l'appunto tutto il resto delle cose che ha fatto ai danni di Yo. Unanswered Question però non si ferma. Lì si è data la zappa sui piedi da sola. L'aveva fatta franca, se ci pensate. Poteva rimanere in silenzio e mai nessuno l'avrebbe accusata di niente, ma voleva tutto e questo le costerà caro. Anche la polizia a questo punto si sta dando da fare e inizia a interrogare tutti i ragazzi presenti quel 30 giugno del 2019. Una delle ragazze si chiama Choi ed è rimasta stupefatta quando ha saputo che io era il marito di Lee. In effetti nessuno dei ragazzi era a conoscenza di questo dettaglio. Erano tutti convinti che fosse Cho il ragazzo di Lee, anche perché io rimaneva sempre un po' per i fatti suoi, non era mai con Lee e la donna si lasciava addirittura andare a moine con Cho di fronte a tutti, compreso io, naturalmente tenendo a debita distanza il suo effettivo marito. Immaginando la situazione mi domando come possa aver accettato di farsi trattare in questo modo, ma come sempre non siamo qua per giudicare, anche perché stiamo parlando anche di una cultura molto diversa dalla nostra e non sempre è facile capire legami, reazioni, modi di qualcuno che non siamo noi. In un video che la polizia riesce a scaricare dal cellulare di Lee si vede Yo da solo in mezzo all'acqua che viene preso di mira da altri uomini del gruppo. Un vero e proprio mini branco che si accanisce su di lui. Certo sorridono, ridono, non lo picchiano e non lo insultano, ma si prendono gioco di lui, lo umiliano. Loro sono in una posizione di forza, immersi in un elemento in cui si sentono a proprio agio, mentre lo stesso elemento per lui rappresenta il pericolo, la paura. Capite la viltà di questi ragazzi, che mettono un uomo in una condizione di inferiorità, non solo numerica, ma lo rendono ancora più vulnerabile e debole, giocando con il terrore atavico di annegare. Con il passare dei minuti gli altri ragazzi raggiungono la riva e Yo rimane solo con Cho. Lo stesso video termina 21 secondi prima che Yo finisca sott'acqua. Durante l'interrogatorio, Choi, la ragazza presente durante quella gita, ha detto di non aver visto di persona la scena, ma ha sentito distintamente delle grida soffocate e un rumore di lotta. Per questo si è poi avvicinata e ha visto Cho nuotare verso Yo con il salvagente, o meglio, verso un punto in cui avrebbe dovuto esserci Yo. Era strano che Yo non lo avesse tenuto stretto quel salvagente visto che non sapeva nuotare.
È evidente che quel rumore di lotta, ascoltato qualche minuto prima, doveva essere stato causato da ciò che cercava in tutti i modi di sottrarre il galleggiante all'uomo che poi, dopo essersi agitato e aver cercato di rimanere a galla, aveva perso la sua battaglia finendo per annegare. Ma se si va più a fondo si trovano indizi ancora più seri. Io non era inconsapevole dei progetti di Lee. In una conversazione telefonica avuta in precedenza e registrata dallo stesso Yo solo un mese prima della sua morte, si lamentava con Lee accusandola di averlo spinto. Non era quindi la prima volta che tentava di fargli del male. Ma cos'era successo in quell'occasione? Quel giorno erano andati insieme a pescare e Yo aveva rischiato di annegare già in quella circostanza. Solo grazie all'intervento di una terza persona che lo aveva sentito annaspare, Yo era riuscito a mettersi in salvo. Eppure anche quella non era stata che l'ennesima volta in cui Lee aveva tentato di mettere fine alla vita di suo marito. Sempre grazie all'intercettazione di messaggi e telefonate si scopre che solo 3 mesi prima Lee aveva ripetutamente cercato di avvelenare Yo con la tossina del pesce palla. Da alcuni messaggi scambiati tra Lee e Cho, lei lamenta il fatto che l'uomo non sembri risentire del sangue di pesce palla che lei mescola agli alimenti che gli porta. A ben pensarci, a Yo quell'improvviso interesse per la sua alimentazione avrebbe dovuto sembrare molto sospetto. E non escludo che avesse intuito le sue intenzioni, ma che fosse troppo succube per riuscire a reagire. Scavando sempre di più non si smettono di scoprire ancora e ancora altri segreti nella vita di Lee. Ecco quindi che si arriva a sapere che altri 2 uomini che l'avevano frequentata precedentemente erano infine morti in circostanze non del tutto chiare. Uno in un incidente d'auto e l'altro per annegamento. Purtroppo in entrambi i casi sono passati molti anni ed è quindi molto difficile per la polizia trovare prove consistenti per poterla incolpare di qualcosa. Nonostante uno dei 2 sia annegato proprio quando era in viaggio con lei in Thailandia. Coincidenza davvero difficile da credere. Senza dubbio il fatto che 3 uomini della sua vita siano morti prematuramente e tutti a seguito di incidenti fornisce parecchio materiale su cui riflettere. Se si trattasse effettivamente di una coincidenza, probabilmente sarebbe davvero la ragazza più sfortunata mai vista. Una volta alzato tutto questo polverone, Lee e Cho negano con determinazione di aver mai avuto intenzione di far del male a Yo. Immagino che a questo punto Lee si sia data dell'idiota per aver dato lei stessa l'avvio a quelle indagini che l'hanno messa sotto accusa. Ma veniamo alla situazione finanziaria. Come abbiamo visto, Yo continuava a vivere nel seminterrato, passava denaro alla moglie mantenendo di fatto lei, la sua famiglia e persino i suoi amici. Pagava ogni mese cifre esorbitanti per le assicurazioni sulla vita che era stato costretto dalla moglie a stipulare. Costretto, ricordiamolo, in modo subdolo e non dichiarato, ovviamente. Si era ridotto a saltare i pasti e a chiedere prestiti ad amici e conoscenti per potersi comprare delle bottiglie d'acqua e del cibo. Nonostante avesse lavorato fin da giovanissimo e avesse raggiunto una posizione lavorativa importante come ingegnere biomolecolare, di una grande azienda tra l'altro, con addirittura 400 milioni di won sul suo conto corrente, Yo nel giro di pochissimi anni si era ritrovato a non avere più niente. Un amico conferma di avergli prestato 3.000 won per una confezione di spaghetti istantanei e una bottiglietta di acqua. Yo non aveva più nemmeno 2 euro per potersi comprare queste 2 cose. Vi rendete conto? Nel giro di pochissimo tempo Lee ha esaurito tutti i risparmi di Yo e si faceva versare tutto il suo stipendio lasciandolo senza niente. Ci viene da dire: ma porca miseria Yo, che cavolo fai? Perché dai tutto a lei? Cosa ti passa per la testa? E ci viene anche da pensare: ma quanto doveva essere solo e fragile quest'uomo? Quanto deve aver voluto credere di essere amato? Tanto da accettare tutto senza mai ribellarsi. In alcuni messaggi Yo chiede a Lee se può per cortesia, comprargli un paio di scarpe con tanto di prova che le sue sono rotte, capite? Le manda le prove fotografiche della dispensa vuota o delle calzature bucate per convincerla. Questo perché il suo stipendio viene girato immediatamente a lei senza che lui nemmeno lo veda. Se si è rivolto all'amico per un prestito è perché lì gli negava anche i soldi per il cibo o per le bollette. In uno dei vari messaggi le dice: ti prego, mandami dei soldi, ho bisogno di cibo e acqua, ho molta fame.
Nelle conversazioni registrate tra i due si sente chiaramente il menefreghismo, la prepotenza, l'arroganza della ragazza e la completa sottomissione e tristezza dell'uomo. Una di queste viene registrata il giorno di Capodanno. Lei ovviamente è a far festa con gli amici e lui ovviamente è a casa. La chiama per augurarle buon anno, ma lei risponde in modo indisponente, senza dargli neanche il tempo di terminare la frase. Dopodiché termina la comunicazione. Mentre lei sostiene che il loro rapporto fosse basato su un grande amore reciproco, la famiglia di Io sostiene da sempre che tra loro ci sia stata solo freddezza e che lei abbia approfittato di suo marito in ogni modo possibile. È proprio la famiglia di Io anche ad aver chiesto all'assicurazione di andarci cauti e di fare i dovuti accertamenti, perché Io non sapeva nuotare ed era molto strano che avesse deciso di punto in bianco di tuffarsi dalle rocce in un punto in cui l'acqua era molto alta. Lì, probabilmente stanca di aspettare che l'avvelenamento con il pesce palla faccia effetto, decide di invitare suo marito ad unirsi a lei e ai suoi amici per una breve vacanza. I due non si vedono mai, è strano che lei lo voglia al suo fianco, ma immagino che io sperasse in un cambiamento. Magari lì finalmente si era resa conto di volergli bene ed era finalmente disposta a condividere la sua vita con lui. Nessuno dei presenti sa che sono sposati, però. Lei non si comporta affatto come una moglie, neppure come un'amica a dirla tutta. I ragazzi notano però che Io ogni tanto cerca di avvicinarsi a lei. A volte prova a prenderle la mano, ma lei si scosta, sempre dimostrando un grande fastidio. Quella notte li sentono litigare a lungo. Forse è uno dei pochissimi tentativi di Io di farsi rispettare. Il giorno successivo Lee cerca di scrollarsi di dosso Io dicendogli di andare a fare due chiacchiere con gli altri uomini del gruppo, anche perché lei ha bisogno di sfogarsi con le sue amiche. Deve dire loro qualcosa di molto importante. Le ragazze si chiudono nella stanza, ma una volta al suo interno sembra che Lee non abbia proprio niente da dire. Ed è proprio questo che testimonia una delle amiche presenti quel giorno. Solo qualche minuto dopo Io chiede di poter rientrare. Fuori fa freddo, non ha niente da condividere con quei ragazzi più giovani di lui e vuole solo rientrare nella sua stanza. Lì perde la pazienza, gli dice di stare fuori, poi esce anche lei e chiude la porta, chiedendo alle ragazze di aspettarla lì. Raggiunto il lago, lì lo spinge, facendolo cadere in acqua e lo guarda annaspare. Io grida, cerca di attirare l'attenzione degli altri. Lee e ciò non fanno nulla per aiutarlo e lo lasciano lì da solo. E allora che le ragazze, all'incirca 20 minuti dopo che Lee le ha lasciate nella stanza, una volta terminato il litigio, sentono un grido. Lee torna prontamente alla stanza e dice loro di non uscire e anche se sanno che sta succedendo qualcosa, per un momento rimangono ferme sulla soglia. Poi una di loro raggiunge il lago e vede Io che urla e cerca di salvarsi. Quando ciò vede quella che ai tempi era la sua ragazza, anche lei all'oscuro della relazione che c'è tra lui e Lee, aiuta Io a uscire dall'acqua. Sono stati quasi colti con le mani nel sacco, ma nessuno crede davvero a quello che dice Io. È troppo surreale che Lee abbia deliberatamente spinto quell'uomo nel lago. In fondo neppure sanno che tra loro ci sia una relazione. Che motivo avrebbe mai avuto Lee di fare una cosa di quel genere? Io è paralizzato dalla paura, ma appena tocca il suolo urla a Lee che lo ha spinto. Dalla ricostruzione dell'ultimo giorno di Io, quello che stiamo per vedere è ciò che emerge dalle indagini molto accurate e scrupolose della polizia e prima ancora della trasmissione a cui Lee si è rivolta. Il 30 giugno 2019 ciò passa a prendere Io al suo seminterrato. È alla guida dell'auto intestata a Io, che Io ha pagato, ma che viene usata da ciò come se fosse sua. Diversi filmati ci raccontano quello che è successo quel giorno. I ragazzi si sono sfidati in diverse attività, alcune davvero assurde. Una di queste prevedeva che ognuno di loro spaccasse un'anguria colpendola con la testa. I video mostrano un uomo che non si sta per niente divertendo, costretto a prendere parte a giochi e scherzi che non sono per niente nelle sue corde. Quasi sempre viene umiliato e maltrattato, è quasi buio quando decidono di tuffarsi dagli scogli. Io non vuole farlo, non gli piace l'acqua, non sa nuotare e con il buio è ancora più angosciante. Ma Lee insiste, sta facendo una figuraccia davanti agli altri. Sembra un poppante e frignone. Tutti gli uomini si stanno tuffando, lui è forse meno uomo di loro? Non vuole per caso dimostrare il contrario?
farla essere per una volta orgogliosa di lui. E poi c'è il salvagente. E non è da solo, di cosa ha paura? L'unica cosa che chiede Io quando accetta alla fine di accontentare sua moglie è di essere l'ultimo a tuffarsi, in modo da non aver nessuno che possa spingerlo. Per accontentarla, per farle vedere cosa è disposto a fare per farla felice, ricaccia indietro tutte le sue paure e si prepara a saltare. Quando tutti gli altri sono nell'acqua, Io fa questo sforzo enorme, forse convinto di poter finalmente impressionare la donna che ama. Si tuffa tenendo stretto il salvagente. Ormai è buio e l'acqua sembra ancora più inquietante. Io si tuffa probabilmente con il cuore che esplode, per un attimo va sott'acqua, ma il salvagente fa il suo lavoro e lo riporta a galla. È stato difficile, ma ce l'ha fatta. Adesso non gli resta che uscire. Ha dimostrato di non essere un codardo, accontentando sua moglie. Gli amici di lì iniziano a prenderlo di mira, Cho e un altro di nome Elias tornano il salvagente per portarlo via dalle mani di Io. L'uomo gli chiede di fermarsi, gli dice che non è divertente. È terrorizzato, senza quel salvagente, lui non è in grado di rimanere a galla. Possibile che non lo capiscano? Mentre gli altri due ridono e lottano per portargli via l'unica cosa che può permettergli di non annegare, Io prova in tutti i modi a non farselo sottrarre. A un certo punto purtroppo perde la presa e il galleggiante gli scivola via. Inizia ad annaspare, a muoversi in modo disperato, tentando di contrastare il peso che lo sta portando giù. Ciò lo spinge sott'acqua, gli dice che sta solo giocando. Quando per un attimo Io riemerge, gli chiede di smettere, gli chiede di aiutarlo. È così noioso, così poco divertente. Così si allontanano e lo guardano annegare. Quando sono sicuri che sia passato abbastanza tempo, Ciò nuota verso il punto in cui c'era stato Io, simulando un tentativo di salvataggio e portandosi dietro lo stesso salvagente che gli aveva sottratto. Sul cellulare di Io la polizia ha trovato diversi appunti. Capitava che lo usasse come una sorta di diario e in quelle note c'è tutto il dolore, la tristezza, il senso di inutilità che faceva parte della sua vita da quando si era sposato con lei. Traspare anche la tortura psicologica a cui la donna lo aveva sottoposto fin dai primi giorni di relazione, oltre al terrore che lei lo lasciasse se lui avesse smesso di darle tutto il suo denaro. Dopo tutte queste scoperte gli protesta la sua innocenza. Anche suo padre non crede minimamente che sua figlia abbia potuto fare una cosa del genere. Una ragazza che fin da piccolissima si era presa cura dei suoi genitori, che era stata persino intervistata per il suo altruismo e per la sua bontà, non poteva essersi trasformata all'improvviso nella donna che stavano descrivendo. Lì fa un appello e dice: non sono una donna così malvagia e che uccide per soldi. Lì però capisce che per lei si sta mettendo male e alla fine scappa insieme a Ciò. Non c'è proprio più niente che possa dire o fare per dimostrare di essere innocente. Rimangono latitanti fino ad aprile del 2021. Il 16 di aprile la polizia arresta finalmente i due. Si arriva alla conclusione che lei abbia lungamente lavorato per dominare psicologicamente suo marito, facendogli credere di essere lui a fare un errore dopo l'altro, pratica spesso appunto identificata come gaslighting. Tutto questo però non basta ad accusarla di omicidio, perché Io in quelle acque si è buttato da solo. Dopo lunghi interrogatori e un'attenta analisi di tutti i fatti, Lee ammette la sua colpevolezza e confessa i 3 diversi tentativi di omicidio. A settembre del 2023 vengono entrambi condannati. Lee all'ergastolo e Ciò a 30 anni di carcere. Ma c'è ancora una cosa che la famiglia di Io vuole a tutti i costi, ed è l'annullamento di quel matrimonio farsa che ha portato alla morte di Io. Ad aprile del 2024, presso il tribunale della famiglia di Incheon, il giudice Yeon King-woo invalida definitivamente il matrimonio tra Lee e Io. Questo perché ci sono abbastanza elementi per stabilire che tra loro non c'è mai stata una vera relazione e che l'intento principale della donna era solo quello di sottrarre tutto il patrimonio a Io. 9 anni dopo la cerimonia che avrebbe dovuto unirli e 5 anni dopo la morte di Io, il matrimonio viene annullato. Fa riflettere moltissimo questa storia. La solitudine a cui sempre più spesso siamo spinti ci rende vulnerabili e affamati di contatto umano. In Corea questa condizione è molto diffusa. Sempre più persone si ritrovano da sole, isolate, e trovare qualcuno con cui condividere le proprie giornate è una conquista.
Più in generale per tutti trovare un'anima affine è ciò che rende più ricca la nostra esistenza. Quanto si deve essere disperati per accettare di farsi trattare come io. Pensare che c'è chi ne approfitta in questo modo solo per avere cose materiali, per avere tra le mani del denaro, è fuori dalla mia comprensione. Quanto bisogna essere freddi per comportarsi come lì. Quanto si deve essere privi di empatia per rendere la vita di qualcun altro un inferno e arrivare fino a lasciarlo morire nel modo tra l'altro per lui più terrorizzante. Vi lascio con queste domande e aspetto le vostre risposte. Spero come sempre di avervi tenuto buona compagnia, di aver esposto nel modo migliore questo caso e naturalmente vi invito a mettere un like se il video è stato di vostro gradimento. Un commento e una condivisione sono sempre apprezzati, così che il famigerato algoritmo di cui vi metto qui un'immagine rappresentativa non ci lasci sempre nell'angolino buio con i ceci sotto le ginocchia. Vi aspetto al prossimo video. Un abbraccio a tutti e a presto!